questo video mi sono messo la maglia Kaiwiz, la t-shirt della Kaiwiz. Devo chiedere anche a Fonfix se me ne manda qualcuna, visto che oramai collaboriamo con gli strumenti che mi mandano. Va bene. Come dicevo, in tutti i climatizzatori, ragazzi, vado a staccare questa scheda inverter Samsung. Questo è un modello di ultima generazione della Samsung, ma non c'è ancora un video di riparazione nel canale, ma ci saranno appena avrò occasione. Come possiamo ben vedere, ha una schedina a parte. Questa schedina qua, piccolina, che fa collegamento con questa flat, ha questo processore che comunica con questo processore qua, che è il processore che gestisce l'IPM e il PFC. Questi due processori vanno a comunicare insieme. In questa schedina abbiamo anche la parte di comunicazione, questo connettore rosso qua. Abbiamo anche la valvola di espansione elettronica in cui il processore va a controllare. Abbiamo anche le sonde in cui il processore va a controllare. Adesso io stacco un attimo. Allora, questa schedina, che fa parte di quella scheda inverter della Samsung, questa schedina ha questo processore in cui ha la funzione di controllare la comunicazione, che è questo connettore rosso, controlla sempre le sonde che vengono collegate su questo connettore, se non sbaglio, no, scusate, è questo qua bianco. Ha la funzione di controllare la valvola di espansione elettronica. Come ben sappiamo, la valvola di espansione elettronica sui climatizzatori è una valvola in cui va a dosare l'apertura e la chiusura del gas, cioè quanto gas deve far passare nell'espansione. In più poi l'espansione, lo gas cambia stato. Questa piccola schedina ha queste funzioni. È una schedina importante in cui va a controllare più cose. Come dicevo nel video della Fujitsu, che lo potete andare a guardare, l'ultimo video che ho fatto, che cosa fa il climatizzatore? La prima cosa che fa, una volta che arriva l'alimentazione tra le due unità, si comunicano con questo connettore, si riescono a comunicare, a scambiare dei dati, pacchetti dati, e questi dati sono in bit. Una volta che si scambiano questi pacchetti dati, il processore vede che è ok, tutto ok, sta ricevendo i pacchetti dati e quindi passa al controllo delle sonde. Ovviamente le sonde sono in valore chilo, un valore ohmico. Solitamente sono 3 sonde. Poi, vabbè, qui entriamo poi nel dettaglio quando avrò il climatizzatore completo, in cui fare un video, parleremo proprio delle sonde in particolare. Ma solitamente 2 sono da 10 kg o da 5 o da 10 o da 15, che è la sonda temperatura ambiente e la sonda del refrigerante. La sonda che vedete sopra il compressore, all'uscita del tubo della mandata del compressore, solitamente si trova subito dopo 10 cm dal tubo dell'uscita della mandata. Questa sonda può variare in base al tipo di marca del climatizzatore. Solitamente si parte dai 40 kg anche ad arrivare a 200 kg, 240 kg circa, perché alcuni modelli della Samsung montano le sonde 240 kg. Non rileva il valore ohmico le sonde, ma rileva il valore in volt, perché su questo connettore comunque su ogni sonda abbiamo un GND e una 5 volt VCC, quindi su ogni sonda che viene collegata ci sarà un valore sotto ai 5 volt in cui il processore va a controllare. Se una sonda è aperta, il valore rimane a 5 volt, cioè il suo valore non si abbassa, il processore darà errore, perché è come se non ci fosse la sonda. Mentre invece se la sonda è in corto, il processore comunque darà sempre l'errore,
e comunque essendo in corto abbiamo una 5 volt in corto. Il processore andrà in errore, in entrambi i casi non partirà né il ventilatore né il compressore. La valvola di espansione che vediamo qui non ha un feedback, quindi sì, il processore controlla l'integrato che vediamo qui, questo integrato qua che dovrebbe essere un 2003 ULN, controlla solamente l'integrato, poi l'integrato rilascerà i negativi, i GND sulla parte della valvola di espansione, ma se c'è un problema non darà l'errore. Se c'è un problema si verificherà dopo. Probabile che comunque compressore e ventilatore parte, però abbiamo un problema sulla refrigerazione in cui la valvola non si è aperta bene, oppure l'integrato è rovinato e non si è aperta per niente, quindi dopo un po' va in blocco. In entrambi i casi riesce a capire il processore che c'è un problema sulla refrigerazione. Alcune volte non va dettagliato a dire che c'è un problema. Ovviamente parliamo anche di altri marchi, che forse la Samsung è l'unica che si riesce, è una dei pochi si riesce a entrare più nel dettaglio degli errori. Non darà errore valvola di espansione, ci sono veramente, veramente pochi clima che hanno l'errore valvola di espansione. La maggior parte delle volte troviamo un problema di refrigerazione come errore, e perché poi di conseguenza le sonde non andranno a rilevare la temperatura in accensione, ovviamente, e nel momento in cui le sonde rilevano una temperatura cambieranno di valore ohmico e di conseguenza il processore non vedrà il cambiamento di valore ohmico perché magari la valvola è rimasta chiusa e darà l'errore valvola di espansione oppure di refrigerazione, ma non ha un errore specifico la valvola di espansione. Questo fattore qua è importante perché, come dicevo prima, no? Parte il ventilatore, parte il compressore, ma si blocca e magari non riusciamo a capire perché da un errore magari anomalo sulla refrigerazione possiamo pensare che è mancanza di gas. Potrebbe anche essere alcune volte che in mancanza di gas dall'errore su un problema di refrigerazione. La Samsung ad esempio ce l'ha dopo 10 minuti di funzionamento. Se i valori non sono corretti, quindi anche se manca un po' di gas, se i valori che vengono rilevati dalle sonde non sono corretti, il processore darà errore di refrigerazione. Per quanto riguarda il test della valvola espansione, perché la valvola espansione poi ha una sua bobina, a parte la parte meccanica della valvola, no? Poi c'ha una sua bobina e la bobina si può testare. Ho fatto un video, trovate nella playlist il video, potete andare a fare dei test accurati per quanto riguarda la valvola di espansione elettronica. La bobina, attenzione, la bobina si può anche sostituire, la valvola di espansione elettronica non si può sostituire la parte meccanica, o meglio si può sostituire ma è complicato, quindi deve fare sempre un frigorista di esperienza e poi comunque va sempre valutato se vale la pena o no in base al costo del clima. È importante capire che quando va a comunicare con l'unità interna il processore farà subito i controlli delle sonde, della valvola di espansione sull'unità esterna, sentirete ta 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 ta, e quella è proprio la valvola di espansione che fa quel rumore. Infatti negli on-off non avevamo questo rumore. Mentre per quanto riguarda gli inverter con la valvola di espansione elettronica, perché ci sono anche gli inverter con la valvola di espansione meccanica, con il classico capillare, per quanto riguarda gli inverter con la valvola di espansione elettronica, avete questo rumorino qua, fa ta 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 ta. Quindi ogni volta che togliete e ridate alimentazione si sente questo rumore. Se avete un problema di comunicazione, andate a testare il connettore, questo rosso che vedete. La Samsung usa un connettore con 2 pin
non usa il classico cavetto S, ma usa F1, F2, non sfrutta il neutro come altri marchi, come altri modelli, ma usa questi due pin in corrente continua, che poi viene gestito da questo che vediamo qui, adesso non ricordo come si chiama, integrato, ma questo integrato gestisce la comunicazione che fa da tramite tra processore e l'altro processore interno. Se avete un problema di comunicazione, qui troverete sempre una comunicazione oscillante con il tester in corrente continua, potete tranquillamente testare, oppure un classico LED. Basta un classico LED e lo appoggiate sopra due pin e il LED si illumina. Se si illumina significa che i due processori stanno comunicando. Ovviamente sempre uno scambio dati, come dicevo prima, in bit. Una volta che è arrivata la comunicazione, il processore farà i controlli sia per quanto riguarda le sonde, sia la valvola espansione. La valvola espansione lo sentite già a orecchio se sta funzionando. Dopodiché darà i consensi, sempre il processore stesso che darà il consenso a quest'altro processore, in cui avvierà il ventilatore brushless o brushless, chiamatelo come volete. Questi sono i pin dei ventilatori brushless. Questo è l'IPM che sta vicino al processore, in cui il processore gestisce sia la ventilazione, i giri della ventilazione, più man mano che gira c'è un ritorno del feedback. Ok? Quindi andrà a controllare anche i giri della ventilazione del ventilatore. Mentre l'IPM, che è questo e il PFC, sono simili ma hanno delle funzioni diverse. Il processore darà i classici 6 segnali che ho parlato anche nell'ultimo video della Fujitsu che ho fatto, veramente interessante, perché per chi non l'ha visto può andarlo a vedere. Quindi potete andare a controllare se effettivamente il processore sta mandando i 6 segnali, perché se manda i segnali, il compressore parte e per un po' poi si blocca, significa che a livello di comunicazione è ok, a livello di sonde è ok, altrimenti il compressore non sarebbe mai partito se avesse un problema di comunicazione o di sonde. Abbiamo visto che il compressore parte per un po' e poi si ferma, ma ce la giochiamo su questi due componenti, ventilatore e processore. Attenzione, perché se il ventilatore parte, e non è detto che parte per primo il ventilatore, possono partire contemporaneamente insieme, o addirittura ho trovato su alcune schede che parte addirittura prima il compressore e poi subito dopo, attimi di secondi, subito dopo parte il ventilatore. La grande maggioranza parte sempre il compressore e poi il ventilatore, ma comunque questo non cambia che ce la giochiamo su questi due settori perché se il ventilatore si blocca e il compressore sta funzionando, il problema sta sul ventilatore. Il compressore funzionerà per un po' e poi andrà in blocco perché il processore non rileverà più il feedback del ventilatore che sta girando e manderà tutto in blocco. Ma il compressore è ok, quindi si va proprio nel piedino del feedback a controllare se c'è il problema. Il piedino del feedback è sempre il cavetto blu, dovrebbe essere questo piedino qua. Vabbè, ma questo non importa comunque, basta che vedete sul connettore, di solito è sempre il cavetto blu. Mentre invece se il ventilatore continua a girare e il compressore si blocca, e allora il problema sta sull'IPM, perché comunque il ventilatore sta girando, ma il processore ha bloccato, ha finito di mandare i segnali all'IPM, per cui il compressore non sta più girando.
Ci sono vari tipi però di problemi al compressore, la maggior parte di questi caspita di inverte, sempre il compressore, la maggior parte dei problemi. Compressore che non parte, ha un piccolo spunto, se ci fate caso però, oppure se staccate il connettore del ventilatore, tanto comunque il compressore partirà per un po', un rumore che non riuscite a sentire se il compressore ha uno spunto, un piccolo spunto per far partire, no? Allora staccatelo il ventilatore, avete fatto già una prima prova, avete visto che il ventilatore parte, no, tranquillamente, però il compressore no. Staccate il ventilatore, fate di nuovo la prova senza ventilatore. Io in questo caso metto il generatore di impulsi in modo da ingannare il processore. Trovate il video sempre, per chi è abbonato sa già che i video che ho fatto sia per quanto riguarda il livello teorico che pratico, come funziona e come va messo. Poi ne parleremo anche, farò anche qualche altro video perché su alcune schede quei generatori si possono usare anche sui ventilatori brushless a 3 fili, ma poi là non voglio cambiare discorso, entreremo poi nel dettaglio su qualche altro video. Quindi stacchiamo il ventilatore e vediamo se riusciamo a sentire per quanto tempo parte il ventilatore, cioè il compressore. Se il compressore dà un piccolo spuntino, si sente proprio un piccolo, neanche un mezzo giro, però quel piccolo rumore che vuole partire si sente. Questo non è come il classico condizionatore on-off, no? Il classico condizionatore on-off sappiamo che si cambia il condensatore di spunto e quindi il compressore ritorna a funzionare. Ma sappiamo che i problemi possono essere vari. Quale? Per prima cosa andiamo a vedere i classici 6 segnali che sono integri le piste. Sappiamo che, come ho spiegato nell'ultimo video, che tra processore e IPM c'è una resistenza di mezzo, quindi se le piste sono integre andiamo a controllare le resistenze una per una e dopo aver fatto questo abbiamo visto che è tutto a posto, ma dice caspita, allora dove sta il problema? È perché l'IPM, a parte quello, ha anche un altro controllo, che è il controllo della UFO, come classico P0 della Midea, della Olympia Splendid, che monta anche l'Olympia Splendid e altre marche, che come ben sappiamo quella scheda viene montata addirittura una volta ho fatto anche il video, stava montata anche su Samsung, su clima molto commerciali. E quindi andiamo a vedere il controllo del UFO che va direttamente sul microprocessore, ok? Quindi quello è importante. C'è un altro controllo, ancora sì, c'è il controllo della shunt. Quindi la shunt che è la parte o shunt, chiamala shunt in realtà, che in pratica è il controllo del negativo. Sulla parte dell'IPM il negativo che è il classico controllo del livello della batteria, no? Per controllare il livello di una batteria si mette sempre una shunt, il livello di carica, quindi fa un controllo in milliampere per quanto riguarda sprigionato dal negativo, no? La parte ovviamente viene poi trasformato in volt, in alcune schede ci sono degli integrati in cui poi va sull'IPM e l'IPM va a controllare. Ecco, questo integrato va controllato. Solitamente troviamo sempre un voltaggio di 2,5 volt su watt sull'uscita dell'integrato, ma comunque può variare da scheda a scheda, quindi non entriamo in questo nel dettaglio perché poi può variare. Ad esempio questa scheda qua, guardate, questo integrato qua, no? Questo qua, eccolo qua. Quindi questo integrato, se metti il dito alla videocamera, ecco, adesso si è stabilizzata, questo qua. Questo integrato è un integrato che va a fare i controlli, guardate la shunt qua, queste sono le resistenze di shunt.
fa fare dei controlli quanto riguarda i vari voltaggi sulla 300 volt DC, sulla parte del PFC, insomma va controllato comunque, perché succede questo, che il compressore stenta a partire o alcune volte parte e poi si blocca. Ripeto, se stenta a partire, la prima cosa che si va a verificare sono proprio le 6 piste, perché ragazzi, una delle 6 piste interrotta, bisogna capire anche che con una pista rotta uno dei 6 MOSFET non funzionerà. Di conseguenza il compressore non può partire assolutamente, può fare un mezzo giro, ma neanche. Quindi se il compressore parte per qualche secondo, per 10 secondi e poi si blocca, allora escludete le piste, le 6 piste, escludetele. Le 6 resistenze si possono anche andare a controllare, perché potrebbe essere alterata di poco, e quindi si può anche fare riferimento su questo problema. Però se parte per 10 secondi, le piste ragazzi sono integre, assolutamente. Con 5 piste il processore andrà a controllare solo 5 MOSFET, e quindi con 5 MOSFET il compressore non può girare, ok? Prima di chiudere ribadisco il fatto della pagina che trovate nel canale. Entrando nel canale, sotto a destra dell'immagine clima inverter, classica immagine del canale, trovate schede rigenerate. Cliccate sopra, si apre la pagina, è una pagina che ho programmato io, ci sono tutte le schede rigenerate, ne metterò altre. Farò per il momento una pagina base, quindi abbiate un po' di pazienza, farò una pagina, diciamo, appena riuscirò a fare altri corsi di informatica, però una pagina più, diciamo, più carina, con più dettagli. Beh, ragazzi, a presto, un abbraccio a tutti.